Oggi andremo a realizzare gli orecchini elefante, questi due, che come ora vedete sono specchiati. Sono in ottone, ma potete farli anche in rame o in argento. L'alluminio ve lo sconsiglio perché servirebbe un filo molto spesso e è impossibile perché questo è da 0,9 per poi andarlo a inserire appunto nell'orecchio. Qua è libero, non ci sono saldature, anche se volendo, se saldate potete farlo. Adesso ve lo faccio vedere dove, ok, qua tra l'orecchio e la zampa, così che poi il perno starà sicuramente fermo, altrimenti lo lasciate così. Adesso vi mostro i materiali necessari per la realizzazione di questi orecchini. Gli strumenti che ci occorrono sono questi, del filo da 0,9 di ottone, di rame o di argento, questo che servirà per dare una forma, quindi io ho questo dalla bottoniera, ma potete utilizzare una penna o qualsiasi cosa di simile, che ha un diametro da 8 mm, una lima, un pennarello per prendere dei riferimenti, le tronchesi, le pinze piane e le pinze tonde, solo questo. Ora vi lascio il tutorial, spero che vi piaccia. Iniziamo prendendo due fili da 9 cm ciascuno e questo qua, che andremo a posizionare a circa 4 cm dall'inizio del filo. Andiamo a piegare insieme i due fili e con il pennarello, visto che questa sarà la schiena del nostro elefante, con il pennarello andiamo a segnare dove andremo a realizzare l'orecchio, quindi circa qui, ovviamente su entrambi, così che li faremo identici. Andiamo anche a realizzare il segnetto di dove andrà la zampa, quindi qui e qui. Sono molto piccoli questi orecchini perché almeno sono più rigidi. Ok, adesso possiamo prenderne uno solo e iniziamo proprio dall'orecchio. Anche in questo caso vi consiglio di segnare con il pennarello la punta della pinza anche dall'altra parte, perché così che quando andrete a rifarlo con il filo che sarà l'orecchino opposto sarà identico. Ok, quindi da qui basterà semplicemente fare l'orecchio così. Ora prendiamo con la punta delle pinze l'altro segno della zampa e pieghiamo in questo modo. In questo caso non faccio il segno sulle pinze perché è proprio all'inizio della punta, quindi non occorre, ma se vi sentite più sicuri fatelo. Un altro cerchietto, mezzo cerchietto. Andiamo a stringerlo con le pinze e ultima zampina così. Ok. Adesso il nostro elefante ha ben 2 zampe e un orecchio, già mi sembra abbastanza. Andiamo a fare la proboscide piegando semplicemente il filo in questo modo e tagliamo poco più sotto della zampa. Così. A questo punto mi fermo perché vado a realizzare l'altro, che deve essere specchiato, quindi mi raccomando, l'orecchio, se abbiamo fatto il giro per realizzarlo dalla parte destra, dovremo farlo al contrario, quindi dalla parte sinistra. Mi fermo qua perché la lunghezza della proboscide dovrà essere la stessa
Quindi mi fermo, faccio l'altro e poi me lo riprendo. Ora che siamo arrivati allo stesso punto con entrambi gli elefanti, come vi dicevo prima, taglio la proboscide alla stessa altezza, così che sono sicura che venga identico. Ci proviamo. Ok. Andiamo a fare un piccolo cerchietto che sarà la proboscide. Se non sapete perché sto facendo questo, vi consiglio, come è difficile rimane così, vi consiglio di scaricare la guida gratuita che ho fatto, che trovate qua sotto. C'è un link che vi porta al mio sito, dopodiché andrete a inserire la vostra mail e vi arriverà direttamente sulla casella postale la guida. Quindi andate a scaricarla intanto che finisco questo elefante. Ok, ed ecco qua. A questo punto andiamo a piegare il filo sul retro, esattamente tra l'orecchio e la zampa. Ok, quindi qua. E lo tagliamo a circa 1 centimetro. Andiamo a limare anche questa parte. I segnetti che vedete potete toglierli direttamente con un po' di alcol. Ed ecco realizzati i nostri 2 elefantini. Spero che il tutorial vi sia stato utile e chiaro soprattutto. E quello che interessa a me è farvi capire come si può realizzare un paio di orecchini specchiati il più simile possibile. Quindi andando a realizzare i passaggi insieme, ma nel momento in cui questo non si può fare, allora andiamo a prendere dei punti di riferimento.